Ma attenzione, alle 15-12 minuti su RTL 102.5 è arrivato Mika. Eccomi. Benvenuto. Ciao, grazie mille. Welcome, benvenuto. Sai che lui parla 20 lingue. Cioè, veramente, ragazzi. Io da questo gli farei un applauso. Certo. Sto ragazzo che mi parla l'italiano così. Non è vero. No, ma poi ci ha detto fuori onda che l'ha imparato in 2 mesi, o almeno ha cominciato a impararlo. Adesso in 2 mesi. mi sono migliorato un po'. Migliorato, si dice migliorato, sì, ma ho iniziato a imparare molto velocemente, sì. Sono andato al parco. Io veramente ci giuro, ogni volta che c'è un momento molto difficile nella mia vita, una sfida grande che devo fare, io vado al parco. E dunque, quando cercavo un professore, abbiamo conosciuto tanti professori molto seri, molto abbastanza pesanti, e dunque dopo c'era questa giovane ragazza che si chiama Isabella Costa, e lei è siciliana, e lei è arrivata, era quasi la prima volta che lei era fuori d'Italia per lavorare, e lei è arrivata a casa mia e subito ho visto questa giovane ragazza, ho detto lei deve studiare con me, e lei è arrivato. Da questo momento per 2 mesi noi eravamo insieme ogni giorno, dalle 9 del mattino fino a un whisky la sera. Ecco, e forse il whisky la sera aiuta a imparare le lingue. Il caffè il mattino aiuta tanto, il whisky da sera aiuta a dimenticare un po', perché avevo la testa che mi faceva male. Mamma mia. Faceva come too much information. No, ma sai, quando sei adolescente ti ricordi di questo sentimento quando torni di scuola e c'era un per giorno noi è passato veramente troppo tempo, non ce lo ricordiamo più. E c'è la testa che fa male perché stai facendo esercizio con il tuo cervello, con la mente. Poi si mischiano le cose, tutto si mischia e diventa difficile. No, perché se tanto mi dà tanto, mi sa che Skin invece non sta usando questa tecnica tua. No, per dire, nel senso, in che senso nel senso che ancora ha difficoltà. È differente, ogni persona è differente. Io ho studiato latino quando ero a scuola e io piangevo perché avevo un livello di latino orribile. Mi hanno buttato fuori dalla mia classe di latino. Sai, l'ultimo esame che ho dovuto fare per la scuola con il latino, io ho avuto 22% su 100. E dunque, ma devo dire che il Amo Amasamat Mamusamati Samant mi ha aiutato tanto, ecco, nella mia... Hai visto? È straordinario. Comunque siamo qua perché riesce No Place in Heaven, ma con una special edition. Sì, ma non è solamente 2 o 3 nuove canzoni. Ci sono delle nuove canzoni che sono molto belle, ma c'è anche tutto un doppio album che è un album totalmente sinfonico. È un concept questo, praticamente. È un concept album sinfonico, cioè molto interessante, e avremo modo in quest'ora di chiacchierare insieme perché vogliamo scoprire qualcosa di più. Sì. E poi hai 1000 progetti come sempre, perché adesso c'è X Factor, ma poi andrai anche a The Voice France, cioè non stai mai fermo tu. No, non mai. Tour anche a febbraio. Sì, tour in Asia ancora una volta. Ecco. E dopo torniamo in Europa. Bene, e allora subito ce l'ascoltiamo? Perché parliamo di novembre? Adesso sono nervoso. E mentre era al parco, Mika evidentemente si è soffermato a fissare il sole, non lo so, penso. Staring at the sun, magari è nata così un po' a rimanere. No. Ti dico la storia un po'. Dai. Allora c'è, perché la mia non posso parlare. Chuck seconda. Mica seconda, Chuck, vai. Ma la mia famiglia è una famiglia libanese e americana, ok? Allora, come tutte le grandi famiglie libanesi, che sono molto complicate come le famiglie italiane, ci sono tante mitologie, si dice così? Sì. E la mia nonna, la mia bisnonna, quando il mio nonno è andato per andare alla guerra, lei si è messo sul tetto della casa aspettandolo. E lui è tornato 2 giorni, ma 2 giorni prima che lui è tornato, lei era morto perché è morta di sunstroke. Ma dai, c'è un colpo di sole praticamente. Un colpo di sole, morte da un colpo di sole. Cioè non si è mossa da lì per tutto il tempo? Sì, lei è rimasta lì in Siria, a Damascus, è rimasta lì aspettando di fronte al sole ed è morta. Quando lui è tornato, lui ha detto: va bene, la guerra distrugge tutto,
noi andiamo, e lui ha preso tutti i suoi fratelli e sono tutti andati in America, a Marseille e dopo a Ellis Island, perché lui era così triste della guerra e anche della mancanza della sua mamma. Sì, pensa. Pensa che storia. Non so perché parliamo di questo adesso. Io non avevo nessuna intenzione di dire questa storia. Ma perché invece è bello partire, insomma, ognuno di noi si fa la domanda di fronte a una canzone, poi la canzone diventa universale come la poesia. Sì, esatto. Ognuno però si fa la domanda da dove l'artista prende l'ispirazione, no? Sì, e ci sono alcuni molto intelligenti come Bob Dylan che non dicono mai di dove viene una canzone, e ci sono altri come me che parlano troppo. Sei intelligente anche tu, invece, non è che uno che lo racconta è più intelligente, cioè di uno che non lo racconta che è più intelligente. Senti, partiamo allora prima da questa special edition. Tra l'altro c'è una ragazza qui che ti manda uno dei tanti messaggi che sono arrivati al 349 105. Lei studia flauto al conservatorio, ti fa i complimenti per il tuo concerto con l'orchestrale, no? Quindi hai inserito anche delle cose sinfoniche qui nella il concerto di Montreal. C'è tutto l'album. Allora c'è un CD dove c'è tutto un album sinfonico con delle canzoni di tutte e 4 delle mie album. Ho registrato questo a Montreal, è stata un'esperienza incredibile. Non posso dire, 125 musicisti dietro di me, ma niente di amplificato, tutto acustico. Tutto acustico. È stato incredibile, veramente, perché io ho iniziato nella musica classica. Vedi, e quindi anche lì si ritorna alle origini, un po' come la storia, no? Sì, esatto. Cioè le cose ti rimangono dentro, no? Inevitabilmente, le cose della vita. Sì, esatto, sempre. E allora continueremo a parlare tra poco con Mika di questo No Place in Heaven e anche di tutti i vari progetti. Sai che questo specchio che c'è dietro di te, ogni volta che mi... No, perché è concavo. Concavo, sì, va bene. Concavo, e che vuol dire io sembro come un personaggio di un film di Pixar. L'applauso. Giustamente, questa è la versione orchestrata di Good Guys. Mika oggi ospite qui all'interno dell'appuntamento di The Flight. Ancora benvenuto, caro. Un sacco di messaggi stanno arrivando belli, tutti belli. Ti ritieni un good guys o un bad guys? Non lo vedi? Tu sei good guy o bad guy? Ma tutti i good guys sono veramente bad. Sono sempre stati tutti i più belli bad guys del mondo, sono i più good guys alla fine. Tutti quelli che noi pensiamo sono good sono bad. E tutti quelli che sono bad alla fine sono good. Non a caso quelli là famosi chiamano Goodfellas, invece non tutto tranne che good. Esatto. Senti, ti vogliamo fare una sorpresa. Non so se lui è un good guy o un bad guy, ce lo dirai tu. Però ultimamente non si è comportato bene. C'è una sorpresa? Lo critica sempre, non sceglie le canzoni giuste. Dov'è? Lui è qua? È al telefono. Fedez! Good guy. Yeah, bad guy. Definitely a bad guy. Ciao Fede, benvenuto. Bene, venuto a posto. Conosci Mika? Sì, ogni tanto. Fedez, da qualche parte. Io ho appena fatto una intervista per RTL Online. Sai qual era l'ultima domanda? Ma infatti c'è l'uomo di Online. Vieni qua per chiedere anche a Fedez. Ma dai, Andrea, dai delle tue azioni. Allora. Andrea Conti, che senti quello che io ho dovuto rispondere. Questo è Andrea, è colpa sua. Avresti dichiarato che Mika ti avrebbe fatto un'offerta di matrimonio per sposarlo in un pub inglese a gennaio. Io? Sì, tu l'hai dichiarato tu. Qua c'è. Guarda, io ho detto che loro devono chiedere alla Giulia e probabilmente Guay. Sono le fonti di Andrea, io non l'ho mai detto. No, è su tutti i giornali, guarda, ce l'abbiamo qua davanti. Sì, su tutti i giornali, anche il New York Times. Su tutti i giornali non avvalla che io l'abbia detto veramente. Infatti. Ma posso dire una cosa, se noi dobbiamo avere un matrimonio, perché in un pub? Ok, prendiamo a Westminster, sì, la Villa d'Este, tutta la Villa d'Este, non un pub. In conferenza la cosa del pub, me lo ricordo io. In conferenza. Sì, ma questo era per un altro matrimonio. Allora. Senti Fedez, allora io ti dico che è già agitato per questa sera, Mika. Ma lasciatemi in pace, per favore. No, io sono molto più agitato che te questa sera. Oggi abbiamo la roulette russa, lo sai? Sai che? Che stai dicendo? La roulette russa. La roulette russa, no, ma la roulette russa è skin.
Quindi cosa succederà secondo te, Fedez, questa sera per X Factor? Secondo me che vinco io. Ecco. Ma aspetti. No, non lo so. Aspetti. Non lo so. In realtà abbiamo questa mancia a 1 minuto che mi spaventa anche a me. Poi sulla gara vera e propria io sono tranquillo, più o meno. Più o meno. Conoscendoti è difficile che tu sia tranquillo a prescindere, però voglio dire, perché anche Fedez è abbastanza combattuto, no? Ma io non sono tranquillo mai. Sì, ma è difficile. Ogni volta che loro cantano cambiano ogni volta. Hai visto questo, Fedez? Con i miei ragazzi ogni volta che loro cantano cambiano. Non c'è mai una sorta di... Sì, è vero. Non è mai una cosa stabile, ma preciso. Al stesso tempo è interessante di vedere. Se tutto è così stabile, c'è niente da vedere sul programma. Abbiamo bisogno di un po' di... così di adrenalina. Allora, farmi soffrire, va bene, è necessario, ma io devo dire che ogni anno io sono quello che soffre di più. Io penso interiormente. Però visto che entrambi c'eravate anche l'anno scorso, no? Sì, quest'anno la squadra, voi due adesso siete qua, gli altri due non ci sono, però mi sembra che quest'anno ci sia più armonia, più divertimento o è solo una parete? Sì. Cioè, nel senso, siete più coesi? Ti piace sì, coesi è bello, io posso rubarlo per stasera. Coesi. Dopo erratico. Erratico, concavo. Che tra l'altro esiste. Settimana scorsa ha tirato fuori erratico, che è un vocabolo che non si usa dal Medioevo. Come si dice in inglese? Erratic. Ma sai perché io utilizzo questa? Perché loro sempre, perché io sono dislessico, e quando dovevo scrivere, prima che loro hanno saputo che sono dislessico, io non posso veramente scrivere bene, io faccio tanti errori, e ogni volta che io facevo una cosa per l'inglese a scuola, il mio professore metteva erratic spelling. E dunque io utilizzo sempre erratico, ti è rimasto stampato proprio. Erratico, sporadico, anche è bello. Con una R, sporadico. Vabbè, lo stesso, dai. Sembra un'altra cosa. Fedez. Invece, a proposito di dichiarazioni che poi non sappiamo se sono vere. Ma posso dire una cosa, la lingua italiana è la lingua la più pericolosa del mondo, perché non so perché ogni volta che io parlo esce fuori una cosa sessuale. È un doppio senso che non volevi dire. Ma perché voi avete così tanti doppi sensi? Ma in francese non c'è questo. Noi abbiamo una testa doppia, è la mente che ci porta lì. No, dicevo, fra le dichiarazioni che non so se sono vere, c'è quella di Mika che all'inizio Fedez non ti parlava. Lui non mi parlava. No, non ci parlavamo tutti e due, dai. Ma sì, era colpa tua, caro amico. Più colpa tua che colpa mia. Ma non è vero, era colpa di tutti e due. Ma sai cos'è? L'anno scorso per me era la prima esperienza, quindi ero molto molto teso, e c'era un clima che era opposto a quello che c'è quest'anno. Era un clima di forte scontro sia al tavolo che nei camerini, quindi era un clima diverso, che poi non è né migliore né peggiore. Ecco. Era un'altra atmosfera, ecco. Però scordiamoci il passato, ormai è andata così, nel senso, scordiamoci il passato, adesso ormai siete amici, cioè avete anche fatto delle robe insieme, avete collaborato, insomma, lui nel tuo disco, tu nel suo, insomma, bella questa cosa. Ma vi davate anche i giudizi a vicenda? Sei erratico, tu sei concavo, così mentre registravate. In realtà è filata molto liscia, sai, poi quando collabori con un altro artista c'è sempre la paura che non piaccia, o magari le cose si protrae nel tempo un pezzo perché non ci si trova d'accordo. Invece in realtà ci siamo trovati d'accordo subito. Assolutamente, è stato molto velocemente, molto figo. Bello, allora ringraziamo Fedez, ti salutiamo, poi quando vuoi passare sera ci fa piacere, e voi invece vi vedrete questa sera. Ciao amica, dopo. Grazie, ciao. E allora ce le ascoltiamo adesso. Ma che ascoltiamo? Ascoltiamo Beautiful Disaster. Yeah. Ma there it is. Beautiful Disaster. Posso dirlo io. Che vuoi. Questo era Beautiful Disaster con Fedez. Io sono Mika, questa è la prima volta che c'è questa canzone in radio. Cosa stai dicendo? La prima volta che c'è questa canzone la suoniamo sempre. Adesso veramente? Ma certo. Io non l'ho sentito mai. E perché non ci ascolti?
No, ma io pensavo che era la prima volta. No. Ma va bene lo stesso, è la prima volta per me. E non solo. Sai che la cosa dopo tutto questo tempo, ogni volta che io sento un pezzo mio in radio per la prima volta, mi dà la stessa emozione che quando ho sentito la prima volta Relax in radio sulla BBC Radio 1, prima che esce il mio primo album. Ti dà quella sì, è lo stesso sentimento, la stessa trasformazione. Una cosa personale diventa una cosa universale di tutti, sì. Bella questa cosa. E tra le altre cose noi abbiamo incominciato a suonarla, o almeno a farla sentire, perché era entrata nella classifica di iTunes. Noi, come la BBC Radio, The Flight ha la iTunes Charts dei singoli in tempo reale, sì. E devo dire che tu spesso e volentieri entri quando fai una canzone nuova, ti seguono molto i tuoi fans, e noi già avevamo messo questa canzone. Come hai questo rapporto con le nuove tecnologie, ad esempio con iTunes, usufruire la musica così? Allora, io ho fatto una intervista stamattina sul telefono e ho detto una cosa che infatti è molto vera. Io sono uno dei primi artisti inglesi in Inghilterra che è stato lanciato veramente dall'internet. La mia compagnia discografica all'inizio, loro non hanno veramente avuto un'idea di come lanciarmi, hanno detto tutto un po' differente, un po' strano, come facciamo? Abbiamo questo album, è abbastanza bello, ma come facciamo? E loro non hanno neanche potuto scegliere un singolo. Allora abbiamo iniziato un po' con Relax, ma Relax in Inghilterra non ha funzionato all'inizio, e abbiamo messo delle canzoni su MySpace. Lo so, MySpace, il MySpace è un po' adesso chic vintage, sì, un po' vintage, sì. Bravo. Ma e dopo il pubblico in 24 ore hanno deciso che Grace Kelly sarà il mio primo vero singolo, e questa motivazione che è venuta dall'internet ha cambiato la mia vita. Ha avuto un feedback immediato proprio, hai visto? Bello. Grace Kelly, Mika, ed era il 2007. Aspetta, al finale. From the past to the future. Aspettare il cacing. Il cacing è fondamentale, mi insegni, no? Scusa. Ok, allora insieme a Mika che si trasforma in Mika DJ. Sì, DJ ciao, Mika, ecco. Io sono Mika DJ. Facciamo la classifica delle canzoni più acquistate. Mika. DJ Mika. Ecco. Ma come fai questa voce? C'è un subwoofer interiore. Normalmente io hai fumato tanto. Anche. Aspetta, io voglio fare anche. Possiamo abbassare un po' la musica di base? Sì, ok. Questo è Io sono Mika DJ. No, sembra più un routine, è quello. Comunque entriamo nella iTunes Charts, le canzoni più acquistate da voi in questo momento. Mi piace questa canzone. Chi c'è al numero 20? Robin Schulz. Aspetta, al numero 20 c'è Fedez con 21 grammi. Sì. Al 19 in Modacon e non c'è mai una fine. Sì, Tiziano Ferro il vento. Tiziano è il mio amico. Sì, lui è un grande Tiziano. Siamo arrivati al numero 17, come dicevi tu, in questo caso. Aspetta, devo farla. Vai. Questo è Mika. Nica. Numero 17, Robin Schulz, Sugar featuring un altro. E al numero 1? Attenzione. Chi c'è? Adele. Hello. Oh, hey Adele, how you doing? I was wondering if after all these years you'd like to meet. Yeah, tea at mine, 3 p.m. Everything. Well, sure. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Don't worry, we'll make it all better. Oh, meno male. Dai, alla fine andrà tutto a posto. Questo, certo. Adele, numero 1 con la sua Hello. Oh, fantastico. 10 alle 4. Allora, bello. Mi ha fatto venire caldo, carino questo. Sai, avevano fatto un mashup con i Lionel Richie e hello, goodbye. No, fuck off. Esatto. Vabbè, noi ci dobbiamo salutare veramente. Sì. Non vuoi restare qua una giornata intera? Stai qua fino a stasera, dai, così. Che c'hai da fare? Ma io ho detto una parola che apparentemente non devo dire. Sì, però noi facciamo beep e basta. No, dico, stai qua, no? C'hai da fare stasera? No, niente. Ma niente di sé. Beviamo una birra. Beh, grande puntata che stasera non perdete la X Factor, Sì. E se ancora non ce l'avete, questo doppio CD Mika No Place in Heaven Special Edition, insomma, ne vale la pena perché
avrete in un'occasione sola di ascoltarlo dal vivo e poi anche da studio con nuove versioni, insomma con nuovo materiale. Poi come hai detto a febbraio sarai in tournée in Asia e poi chissà magari no? Anche in Italia qualche concerto durante l'estate. Allora prima di fare i concerti prometti che torni a trovarci, che ci siamo divertiti molto. Grazie amica. Grazie a voi. Alla prossima. Alla prossima. Ciao. Ciao. A tra poco.